Fiere boys! Allora, non facevo un intro a un video da un sacco di tempo e oggi lo farò per una collaborazione speciale, per una super sponsorizzazione e per una cosa che abbiamo creato veramente incredibile. Già l'avete capito dal titolo, dalla miniatura e tutto, però questa intro fidatevi, seguitela che vi spiego pure una parte del mio passato. Tutto iniziò nel 2011, quando mi qualificai qui in Italia assieme a Payne e Panini, due gemelli, e Wossi, il buon Massi, per andare a Los Angeles a giocare le finali mondiali del Call of Duty XP, il primo evento mondiale di Call of Duty. Era un evento ovviamente un po' for fun, giocato sulla beta di Modern Warfare 3, e a questo evento arrivammo noni. È stato un evento fighissimo, il mio primo evento internazionale, c'è stato anche un concerto privato di Kid Cudi e Kanye West, ci sono stati Dropkick Murphys, che tanto state sentendo un pochino di sottofondo. Quello che vi volevo dire è che nel 2011 io conobbi Duncan Ironmonger. Mi ricordo che ero nella hall dell'hotel e conobbi questo tizio enorme che sembra Ken, tra l'altro, in versione tipo quarantenne, cinquantenne, che stava avviando un'azienda che secondo lui avrebbe rivoluzionato il mercato e-sportivo su console. Si occupavano di creare hardware professionali su console. Sto parlando di Scuf Gaming. Nel 2011 lui mi mise sotto contratto e fui uno dei primi giocatori ad essere sotto contratto con Scuf. Io andai sotto contratto con loro più che altro per quello che stavano creando. Avevano creato dei controller che avevano delle palette sotto, che quindi consentivano di fare più cose contemporaneamente, quindi di aumentare il multitasking del giocatore, la comodità, quindi il comfort di quando si giocava, e di aumentare anche quella che era l'abilità, la skill del giocatore proprio. Infatti faccio vedere uno dei miei primi controller, che è questo qua, arancione e nero, tra l'altro, come sapete l'arancione è uno dei miei colori preferiti. Questo è tutto rotto, mezzo scassato, non ha dentro la vibrazione, tra l'altro, per renderlo più leggero. Lo tengo ancora perché questo ormai ha 8 anni, tra poco 9 anni. E niente, io venni sponsorizzato da loro, mi sembra per 2-3 anni, e poi feci altre cose, non rinnovai. Loro sono stati degli innovatori in questo settore. Ora hanno lavorato recentemente con PlayStation, hanno creato un controller che si può comprare solamente in America, che però è proprio licensed Sony, cioè proprio di Sony, cioè lo trovate proprio con la scritta prodotto by Sony. Hanno dato i loro, come si dice, i loro brevetti per creare l'Xbox Elite Controller e così via, quindi sono una società che ha rivoluzionato il mercato dei controller e dell'hardware professionistico su console. La maggior parte dei pro player di Call of Duty, ma in generale su console, gioca con lo Scuf Controller. E perché questo? Perché all'epoca o comunque tutti giocavamo standard o dovevamo utilizzare la presa a claw. La presa a claw, che utilizzo ancora perché è un brutto vizio che ho, ve lo devo dire, io ho una cisti tendinea all'attaccatura dell'indice e ci ho sofferto tantissimo, mi ha fatto tantissimo male, mi sarei dovuto operare, non l'ho fatto. L'ho schiacciata e distrutta, fatta esplodere, come lo volete dire, talmente tante volte che ora non mi fa più male. E mi è venuta proprio perché giocavo così e mantenevo il dito in tensione, ed è stato veramente un brutto periodo quello che mi è capitato per questa cosa. Ma non sono l'unico giocatore a cui è successa questa cosa, ed è una cosa normale che può capitare, perché tenete praticamente l'indice, quando fate la presa a claw, sempre sotto sforzo. Per questo ho detto, perché loro mi hanno contattato per fare una collaborazione assieme, e ho detto perché no, però facciamo qualcosa di ancora più figo. Oltre che ora spiegarvi come funziona lo Scuf Controller, vi voglio far vedere il controller che abbiamo creato. Il controller che abbiamo creato è stato fatto in collaborazione con un artista italiano, un rapper, artista, veramente fa mille cose, e sto parlando di Gemello. Come vedete dalla maglietta che sto indossando, indosso un sacco di cose del suo merch, eccetera eccetera. Abbiamo fatto questa collaborazione dove lui ha disegnato un controller per me, e ora ve lo farò vedere, perché questo qui è il controller, questo è l'annuncio di questo video, ed è questo controller qui, ragazzi, che vi faccio vedere in questo momento. Questo controller che vedete, fatto qui in stile proprio di Gemello, l'ha disegnato lui per me, si è messo lì per giorni, ha cercato la giusta palette di colori, il giusto movimento delle immagini e così via. Ed questo qui, ragazzi, è il mio Scuf Controller personale. Questo è il Power Scuf, o lo Scuf Power, come lo volete chiamare, anzi suona pure bene, sembra quasi uno spot, un hashtag questa cosa. Questo controller è ora disponibile sul sito di Scuf, vabbè, trovate tutte le cose, i link sotto se lo volete prendere, eccetera eccetera. Usate pure il codice sconto POWER, così avete un 5% di sconto extra. Io vi voglio parlare però del perché ho creduto in Scuf Gaming. Tra l'altro non ho una fee mensile in cui mi pagano o altre cose, però secondo me questo controller può veramente essere d'aiuto a voi giocatori che giocate su console o giocate al PC con il controller, perché vi permette di fare più cose contemporaneamente. Come dicevo prima, la prima cosa fondamentale era quella che dicevo della presa a claw, di tenere il controller così. Perché molti giocatori giocavano in questo modo? Perché praticamente se voi dovete saltare, dovete seguire un bersaglio,
e allo stesso tempo sparargli. Voi dovrete fare questo, dovrete togliere il pollice, in questo caso dall'analogico, andare su X o A, dipende su quale console giocate, il layout dei tasti eccetera eccetera, e poi ritornare all'analogico. In questo caso smetterete di seguire l'avversario. Proprio per questo lo SCAF invece ha dietro queste cose qui, ragazzi. Queste cose qui, queste sono le palette, che è la loro innovazione brevettata. In questo caso sono 4, poi si possono anche rimuovere volendo, cioè non è che le potete anche rimuovere, non è che dovete per forza utilizzarle tutte e 4, anzi in verità alcune non le uso nemmeno da una parte, ne uso solamente 2, proprio old school. Praticamente come vedete qui sotto, anzi faccio vedere così, si zooma un pochino, sotto si trova praticamente un bottone. Questo bottone corrisponde a una funzione che voi potete rimappare completamente, cioè potete scegliere voi quale funzione aggiungere a quel tasto dal sito, o se no con la funzionalità IMR, cioè praticamente una funzionalità con una chiave magnetica che voi mettete qui dietro, l'avvicinate e poi potete decidere a quale tasto configurare quel bottone. E questo dà una grande mano, vi permette di fare più cose contemporaneamente. Io lo immagino per Fortnite, quando dovete saltare, costruire, editare e così via. Questo vi dà una grandissima mano e vi consente di non smettere mai di continuare a girare la visuale, a muovervi, che è la cosa più importante questa, perché se no siete obbligati a giocare in claw, come ho detto prima. Esiste anche la Octopus, che si gioca così, esiste ragazzi, non è una cazzata. Oltre a questo, un'altra cosa che bisogna dire di SCAF, a parte la vernice, che è una vernice fatta apposta, antiscivolo, antisudore eccetera eccetera, ha questo rivestimento sotto. Questo rivestimento sotto fatto a bollicine. Il rivestimento sotto è praticamente un rivestimento che serve a far passare aria comunque tra le mani, tra le dita, in modo che così non vi sudino le mani. Questo è il motivo per cui c'è questo rivestimento che si può applicare. Oltre a questo ci si può rimuovere la vibrazione, che è una cosa che io faccio da anni che gioco su console, anzi quando giocavo su console, ma in generale pure quando rimetto il pad, in generale io levo sempre la vibrazione al controller, perché secondo me il feedback della vibrazione dà fastidio e poi il controller diventa anche più leggero. Altre cose da dire? Allora, la cosa dei grilletti. I grilletti hanno due funzionalità. Una è quella del trigger stop, si chiama. Se vedete, un grilletto va più in fondo e uno invece va meno in fondo. Cosa serve questo? Questo qui si chiama trigger stop e serve per bloccare la corsa del grilletto. Ovviamente il grilletto non va premuto fino in fondo, perché c'è un certo punto quando lo piegate che parte l'input, il comando, e quindi sparate o piazzate il muro come l'avete messo voi, ovviamente. Questa cosa serve per esempio con le armi a colpo singolo a fare determinate azioni più velocemente, perché voi immaginate a fare questo, sentite il blocco del grilletto e quello ritorna nella posizione iniziale, quindi potete spammare, un pochino simile al jitter click del mouse. Oltre a questo, il grilletto si può regolare quanto il grilletto entri dentro la scocca del controller. Cosa serve questo? Questo serve per trovare il punto giusto in cui voi toccate il grilletto e quello manda subito l'input, perché se ci fate caso, prendete un altro controller ora che avete a casa, mettetevi su un gioco e provate a premere pianissimo il grilletto, guardate che l'input arriverà dopo un po' che il grilletto verrà inserito dentro la scocca. Oltre a questo, non ultima delle cose, sono gli analogici. Gli analogici sono pensati come gomme da gara. Che vuol dire? Che sono pensati come se fossero praticamente degli oggetti che si devono andare ad usurare, ma devono dare la massima performance. E questa è una cosa che mi è sempre piaciuta di SCAF Gaming, perché gli analogici sono una delle cose che si rovinano, e quando si rovinano sono scomodi da usare, danno fastidio, ti scivola il dito. Questa è una delle parti che mi piace di più di SCAF Gaming, perché come in Formula 1, MotoGP eccetera eccetera, le gomme devono dare la massima performance possibile, però bisogna sacrificare ovviamente un pochino di resistenza. Gli analogici sono pensati allo stesso modo, sono fatti per essere cambiati, di usarne diversi, perché ci sono varie misure, esistono quelli concavi, quelli convessi e così via. E questa è una cosa fighissima. La cosa bella è che quando vi si rovinano esiste un tool che trovate qui dentro la scatola e prendete, levate l'analogico e lo cambiate con un altro di un altro colore, con un altro diverso, forma, altezza eccetera eccetera. Questa è la parte che veramente mi piace di più di SCAF, perché gli analogici è una cosa che io ci ho sofferto tantissimo. Vi faccio vedere da questo. Guardate qui questo analogico quanto è consumato. Questo era uno dei primi SCAF. Guardate quanto è consumato l'analogico. Ed è normale che si consumi un analogico, è normale che succeda
una cosa del genere, perché a forza di usarlo, dell'attrito che c'è ovviamente e la frizione, scusate, che c'è tra il vostro dito e l'analogico, quello si va ad usurare e quindi la gomma, il rivestimento sopra diventa sempre più liscio. In questo caso SCUF ha pensato proprio di fare questa cosa, in modo che oltre che hanno un grip, praticamente hanno una sorta di materiale un po' colloso che quindi vi tiene il dito incollato, quando si rovinano prendete, cambiate ed è fatto. Quindi questa è la motivazione per cui ho scelto di lavorare con SCUF Gaming, di fare questa collaborazione con loro, proprio perché potevo creare un controller con uno stile unico, farlo assieme a Gemello tra l'altro, con cui volevo tantissimo fare una cosa, mischiare il mondo dell'arte, in questo caso della musica o quello del gaming, e creare un qualcosa che voi player avreste usato e vi avrebbe dato una mano. Realmente, perché io stesso usavo lo SCUF Gaming, ma lo trovate ragazzi, andate sul video, visto che alcuni di voi ogni tanto vanno a guardare i miei video vecchi, ci sono le recensioni degli SCUF controller. Il controller ragazzi lo trovate sul sito di SCUF, lo trovate in tutti i link in descrizione eccetera eccetera, e tra l'altro c'è pure uno sconto per voi se utilizzate il codice sconto POWER, ovviamente metterete al posto della E. Con questo codice sconto avrete il 5% di sconto. That's all, ragazzi, se lo comprate mandatemi una foto perché veramente lo voglio vedere, sono orgogliosissimo di questo progetto, ci abbiamo lavorato mesi ragazzi, mesi, mi pare che è da dicembre che stiamo lavorando a questa cosa, quindi fatemi sapere cosa ne pensate e niente, l'ultima cosa che voglio dire è c'è sempre questo duello, no, tra console player, pad player, diciamo così, perché ovviamente ormai tutti i giocatori più forti con il pad sono su PC, tra pad player e mouse e tastiera su console, chi è meglio, quello c'ha l'aimbot legalizzato eccetera eccetera. Io voglio dire una cosa, l'ho sempre detto, per i giocatori che giocano con il pad sarebbe impossibile mirare senza l'aim assist, è impossibile utilizzare una sorta di clitoride, chiamiamolo così, di plastica, perché dovete immaginare che mentre con il mouse puoi fare un movimento più preciso, fermandoti dove vuoi eccetera eccetera, alla velocità che vuoi, l'analogico si deve inclinare, quindi bisogna essere veramente precisi e l'aim assist aiuta in questa cosa perché ovviamente è molto più semplice smirare. Quindi quello che voglio dire io, attualmente si è arrivati pure in un momento di Fortnite dove la skill del pad player e del mouse e tastiera sono simili ed è inutile fare le lotte, non è meglio quello, non è meglio quell'altro, entrambi chi lo sa usare, chi sa usare la propria attrezzatura al meglio è più bravo, non ci sta più questa sorta di faida, no ma mouse e tastiera è meglio, no, su Fortnite ragazzi non è così. E dato che il prossimo Call of Duty sarà cross platform, sono veramente curioso di vedere quello che accadrà, dato che si giocherà sia con quelli che giocano su console, sia quelli che giocano con il pad su PC, sia quelli che giocano con mouse e tastiera, sono veramente curioso. E qua vi dico anche un altro piccolo spoiler, ci vediamo per Call of Duty Modern Warfare 4, let's get it boys.